Solo in Gesù speranza ho, mio amico e mio Signore, la luce che mi illumina, mi guida nella verità, la fonte sua sempre darà benedizione a volontà, la croce sua è libertà, la mia vittoria inizio là. Thank you for that kind introduction, Paul. Grazie per la gentile presentazione che Paul ha fatto. He exaggerates. Ha esagerato, lui esagera sempre. It's my wife's and my pleasure to be here with you. È un privilegio per me essere qui con voi. Over the last few days, we've had a few messages. I'm going to summarize those very briefly. Adesso faccio un piccolo resoconto degli ultimi messaggi che abbiamo fatto negli ultimi giorni. First message on Friday night was on the subject of human wholeness. Il venerdì sera abbiamo parlato della completezza umana. And the big idea that we explored is that human wholeness comes from union with God. L'idea principale è che la completezza umana deriva da un'unione con Dio, Through the forever love story of the gospel. attraverso la storia eterna del Vangelo. It actually doesn't come from getting married. La completezza umana non deriva dallo sposarsi. The second message on Saturday morning E sabato mattina, il secondo messaggio, is on the subject of romance. abbiamo parlato del romanticismo. And we looked at sacred romance, Abbiamo parlato del sacro romanticismo, which is different from worldly romance. che è diverso dal romanticismo proposto dal mondo. Sacred romance is a vulnerable dance of self-donating gospel love. Diciamo, la relazione, il romanticismo sacro è un equilibrio di amore che viene scambiato, dato in modo gratuito in risposta al Vangelo. Sacred romance is different from human love. Il romanticismo sacro è diverso dall'amore umano. Human love is love as economic transaction. Perché l'amore umano normalmente vede l'amore come una transazione economica. I will give to you as long as I receive equal or greater value in return. Io ti do qualcosa a patto che io riceva qualcosa di uguale valore o maggiore valore. That's not enough in a fallen world. Questo non basta in un mondo caduto dal peccato. We need sacred gospel love. Abbiamo bisogno di un amore sacro che viene dal Vangelo. We need to learn how to give generously to the ungrateful, the unworthy, and the malicious. Dobbiamo imparare a dare generosamente a coloro che sono ingrati, che non sono degni e coloro che sono malvagi. Then yesterday afternoon we looked at the idea of true intimacy. Oggi pomeriggio abbiamo parlato del concetto di vera intimità. True intimacy is a close relationship with deep knowing, understanding, and loving. Una vera intimità è un rapporto profondo in cui c'è una profonda conoscenza ed una profonda comprensione, un profondo amore. Our culture knows much about sex but little about intimacy. La nostra cultura parla molto di sesso, ma parla poco di intimità. This morning we're going to talk about commitment. Questa mattina parliamo di impegno. Two core commitments Ci sono due impegni principali that change the world. che hanno cambiato il mondo, But I want to look briefly at
the commitments of our culture. Prima vediamo gli impegni della nostra cultura. Our culture has commitments that are dangerous. La nostra cultura ha degli impegni che sono pericolosi. Let's look at the next slide. La prossima slide. Uh-oh. Attenzione. I live in Minnesota, Io abito in Minnesota, in the USA. in America, negli Stati Uniti. In the winter time, the lakes are covered with ice. D'inverno i laghi sono coperti di ghiaccio. The ice sometimes is very thin and A volte dangerous, è molto sottile e pericoloso. and if you're not very careful, you go through the ice into the water and you can drown. Se non stai attento puoi sprofondare ed affogare nell'acqua. And I want to suggest that the core commitments of Western culture Io vorrei suggerire che l'impegno fondamentale della cultura occidentale are very thin ice. sono gli impegni sono qualcosa di come ghiaccio molto sottile, cioè non reggono, They won't support your weight over the course of a lifetime. non reggeranno il vostro peso nel corso della vita. What are the core commitments of Western culture? Quali sono gli impegni fondamentali della cultura occidentale? I think they could be fairly summarized in two Li phrases. possiamo riassumere in due espressioni. The first core commitment of Western culture is autonomy. Il primo è l'autonomia. I will make my own rules. Io faccio le mie regole. I will be an authority unto myself. Io sono un'autorità su me stesso. I decide what is true for me. Io decido cosa è vero per me. Sound familiar? È vero? Mi suona familiare? And the second core commitment of Western culture Il secondo impegno fondamentale della cultura occidentale could be summarized as self-actualization, è la autorealizzazione, perhaps summarized as radical individualism. potrebbe essere anche definito come un individualismo radicale. In this commitment, my highest value is my fulfillment, Il mio valore principale è la mia soddisfazione personale. I place my fulfillment above the will of God or the good of other people. Metto la mia soddisfazione sopra la volontà di Dio e sopra il bene degli altri. Whatever I think will give me fulfillment, I do. Qualsiasi cosa che penso che mi dia soddisfazione, io la faccio. These commitments do not hold our weight very well. Questi due impegni della cultura occidentale non reggono il nostro peso molto bene, sono come ghiaccio sottile. The core commitments of the woman whose life we're going to look at now are very different. Mentre adesso guarderemo agli impegni fondamentali nella vita di una donna dalla parola di Dio, e sono impegni molto molto diversi. We're going to look at Luke chapter 2, Guardiamo Luca capitolo 2, just a few short verses solo un po' di versetti that summarize a magnificent life. che riassumono una vita magnifica. I will read it in English and then you want to read it. Anna, a prophetess, was also there in the temple. She was the daughter of Phanuel of the tribe of Asher and was very old. She was a widow, for her husband had died when they had been married only 7 years. She was now 84 years old. She never left the temple, but stayed there day and night, worshiping God with fasting and prayer. She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph, and she began praising God. She talked about Jesus to everyone who had been waiting for the promised King to come and deliver Jerusalem. E Luca 2, 36 fino a 38. Vi era anche Anna, profetessa figlia di Phanuel della tribù di Asher. Era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta con il marito 7 anni della sua verginità, era rimasta vedova, aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere.
Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Perfect. So, in the United States we have a phrase Negli Stati Uniti abbiamo un'espressione that we use to refer to someone who is viewed as a very valuable player. che usiamo per una persona che pensiamo sia un ottimo giocatore. When someone is skillful and makes your team much stronger, Quando una persona è capace, ha talento e fa sì che la tua squadra sia molto più forte, we use the phrase in the United States, he has game. si usa la frase he has game, che significa lui è in gamba, è forte, That means he's special. è speciale, He has skills. ha delle capacità. If he's on our team, we will win. Se lui gioca con noi vinceremo. So the question this morning, Quindi la domanda questa mattina: does Anna's culture think she has game? la cultura di Anna pensa che lei sia in gamba? Does Granny have game? La nonna, la vostra nonna è in gamba? Her culture thought, no. La sua cultura non pensava che lei fosse in gamba, nonna perché era vecchia, quindi First century culture thought a childless widow, age 84, definitely was not valuable. la cultura del primo secolo pensava che una donna, una vedova senza figli non avesse valore. In fact, in the first century, a widow without children was a second-class citizen. Infatti in questa cultura del primo secolo una vedova senza figli era un cittadino di seconda classe, Almost a non-person. quasi una non persona. You may think, prove it, bald man. E dice dimostramelo calvo, un calvo. It's not hard to prove. Non è difficile da dimostrare. Caesar Augustus Cesare Augusto passed a law passò la legge in Rome saying that if a widow did not remarry within 2 years, passò una legge che a Roma se una vedova non si fosse sposata nell'ambito dei 2 anni successivi she must be fined annually avrebbe dovuto pagare una multa ogni anno until she remarries. finché non si sarebbe risposata. You don't believe me? Look it up. Non credeteci? Non mi credete? Cercatelo. Why would they do that? Perché facevano questo? Because her value to the state is having children. Perché il valore di quella donna per lo Stato era di che lei avesse figli. Make us some young male warriors for the Roman army. L'esercito romano diceva fate dei figli maschi forti che diventino guerrieri per l'esercito romano. Her culture did not think that she was a valuable person. La cultura al tempo di Anna non pensava che lei fosse una persona di valore. What does our culture think? Cosa pensa la nostra cultura? Generally, Western culture thinks single equals lonely. Generalmente la nostra cultura pensa che essere single significa essere solo. Maybe they don't say it out loud, Magari non viene detto in modo esplicito, but they might say quietly, oh, poor thing. ma in modo un po' sommesso sembra quasi dire single, oh poverino, How unfortunate. che sfortuna. Life has passed him or her by. La vita gli è passata davanti, non è stato fortunato nella vita. How sad. È triste. Oh, he or she never made it past the introduction of the novel of life. Sembra quasi che lui o lei non è mai riuscito a veramente entrare nella vita, non ha mai superato l'introduzione, il capitolo introduttivo della vita. Maybe they say quietly, what's wrong with him or her? Magari viene detto in modo sottile, c'è qualcosa di sbagliato, cosa c'è di sbagliato nella vita di lui o di lei? Thankfully, Anna did not listen to her culture. Grazie a Dio Anna non ascoltò la voce della propria cultura. We followers of Jesus must not listen to our culture. Noi che siamo discepoli di Cristo non dobbiamo sentire la voce della nostra cultura. Let us look at the 2 commitments of this woman.
guardiamo i 2 impegni che aveva questa donna, that made her a very valuable player in the kingdom of God. i 2 impegni che l'hanno resa un giocatore, una pedina di valore, di grande valore nel gioco di Dio, nel piano di Dio. Her commitments could be summarized with different words. Possiamo riassumere i suoi impegni con diverse parole. Here's how I would summarize her commitments. Ecco come riassumerei i suoi impegni. The first, L'impegno numero 1 di Anna: give myself to God so fully it results in personal transformation and soul completion. Donare me stesso totalmente a Dio per essere trasformato personalmente e completamente nell'anima. Perhaps that sounds unrealistic. Magari vi suona un po' irreale, non reale. Perhaps it's hard to imagine what do I do to make that happen. Magari un po' troppo teorico, ma cosa devo fare perché questa cosa succeda veramente? Well, let's look at Anna's life. Guardiamo la vita di Anna. She is a prophetess. Lei è una profetessa. What does that mean? Cosa significa? It means this: she hears from God Lei sente da Dio and she speaks for God. e parla per Dio. Others know and trust her. Le altre persone la conoscono e si fidano di lei To be a person who is intimate with God. perché è una persona che è intima, che ha intimità con Dio. At age 84, she is a vigorous self-starter. Lei, nonostante abbia 84 anni, è una donna autosufficiente, forte, It's fantastic. fantastico. She is purposeful. She is powerful. Lei ha uno scopo, lei è forte. I want to be like that. Io voglio essere come lei, Whether married or single, sia che sia sposata o single, we can be like that. possiamo essere come lei. How did she become a prophetess? Come diventò profetessa? I would say it this way: she reoriented her love. Direi così, lei ha riorientato il proprio amore. She has learned that personhood is bigger than being married or single. Lei si è resa conto che il coltivare la propria personalità è molto più importante di essere single o di essere sposato. There's a very powerful statement that you may not agree with. That's okay. Adesso dico una frase che è abbastanza potente, magari non siete d'accordo con me, ma la dico lo stesso. This woman has reoriented her heart to accept Questa persona ha riorientato il proprio cuore per accettare that her celibate state was not a curse. che il suo stato di nubile non fosse una maledizione. In fact, it became the way that she lived out a profound communion with God. Questo fu il modo in cui ella sperimentò una profonda comunione, visse una profonda comunione con Dio. Perhaps that is a new thought. Magari è qualcosa di nuovo per voi. Think about it. Pensateci. Chew on it before you spit it out. Masticateci un po' prima di sputare fuori questo pensiero, tenetelo un po' in bocca. This woman exercised a level of spiritual leadership. Questa donna esercitò un livello di leadership spirituale In her single celibate calling nella sua chiamata da single e nubile, that may be more difficult for a married person to achieve and sustain. probabilmente sarebbe stato più difficile da raggiungere e sostenere per una persona sposata. How did she become a prophet? Come diventò profetessa? Next slide, please. Slide. The old-fashioned way, Nel modo più tradizionale, through heartbreak and disappointment. attraverso il cuore spezzato e delusione. How do we know? Come lo sappiamo? Well, let's not make the Bible people less than human. Non cerchiamo di mitizzare i personaggi biblici, non cerchiamo di vederli come meno che umani, cioè
What does the text say? Cosa dice il testo? She's 84 years Ha old. 84 anni, No mention of children. si dice che non si vengono menzionati figli, Her husband died after 7 years of marriage. suo marito morì dopo che furono sposati per 7 anni. What was a normal age for marriage in that culture? A che età ci si sposava normalmente in quella cultura? Teenager. Da teenager, quindi 15, 16, 15-16 anni, typical. di solito era così. How many years had she been without a husband? Per quanti anni rimase vedova? 60? Una sessantina? What young woman gets married with the dream, with the expectation of being alone? Quale donna si sposa con l'aspettativa di rimanere da sola? Oh no, her dreams were shattered. I suoi sogni furono sicuramente infranti. God in His sovereign wisdom allowed her dream to be shattered. Dio, nella sua saggezza sovrana, permise che i suoi sogni fossero infranti. Her hope was to build a married life, a family, an extended family with children. Il suo desiderio è quello di iniziare una famiglia, di iniziare una famiglia molto grande, con figli, nipoti. It didn't happen. Non accadde. She could have easily let her disappointment Poteva semplicemente lasciare che la sua delusione propel her to anger against God, spingesse ad arrabbiarsi contro Dio, to hold a grudge against God, tenere un broncio nei confronti di Dio, to turn her back on God in anger girare le spalle a Dio rabbiosamente, over her shattered dreams. perché a causa di questi sogni infranti. But she did not do that. Ma non lo fece. Here's one way of summarizing what she did. Quindi di riassumere quello che fece. She learned through painful loss Lei imparò tramite una perdita dolorosa that marriage with God is the ultimate marriage. che il matrimonio con Dio è il matrimonio più importante. I want to offer a thought that I believe we should hold on to. Voglio suggerire un pensiero al quale noi dovremmo aggrapparci. It's a thought that I believe Anna learned and held on to. Io penso che questo pensiero sia un pensiero che Anna conosceva e al quale si aggrappava. The best marriage on earth Il miglior matrimonio al mondo is a faint echo of God's marriage with the church. è un debole eco del matrimonio tra Dio e la Chiesa. The best marriage on earth Il miglior matrimonio sulla terra is a shadow of the ultimate fulfillment we are built for. è solo un'ombra del compimento più grande per il quale siamo stati chiamati e costruiti, In a forever embrace with Jesus. in un abbraccio eterno con Cristo. This woman leads her friends and her church and her culture. Leads. Questa persona guida la sua famiglia, la sua chiesa, la sua cultura, In anticipation of eternal joy. portandoli ad anticipare, a pregustare una gioia eterna. I would like to offer one other thought. Volevo offrire un altro pensiero. Putting a high emphasis on marriage and family is good. Mettere un'enfasi, sottolineare l'importanza del matrimonio e della famiglia è molto importante. È buono, It is important, è importante. but it can become imbalanced. Ma ci può essere un disequilibrio, uno squilibrio. What is idolatry? Che cos'è l'idolatria? It is to take a good thing and elevate it to God's Quando place. prendiamo qualcosa di buono e lo eleviamo al livello di Dio. Marriage and family is a good thing, Matrimonio e famiglia sono cose ottime, buone,
But we must not elevate it to God's place. ma non dobbiamo elevarle al grado, all'altezza di Dio. Marriage and family is not the ultimate purpose of our Il existence. matrimonio e la famiglia non è l'ultimo scopo della nostra esistenza. Jesus told us what that ultimate purpose is. Dio ci ha detto qual è lo scopo finale della nostra esistenza. It is to love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. Quello di amare Dio, il Signore nostro Dio, con tutta la nostra mente, il nostro cuore e la nostra forza. In a fallen world where our dreams may shatter. In un mondo caduto nel quale i nostri sogni possono essere infranti. Let's look at commitment number 2. Guardiamo adesso il secondo impegno di Anna. I would summarize it this way. Lo riassumo in questo modo. Give myself away so selfishly and wisely, so selflessly and wisely. Donare me stesso altruisticamente e saggiamente That it builds deep, thriving community for others. per costruire rapporti vivi e profondi con gli altri. You remember in the book of Acts where it quotes Jesus? Ricordate in Atti quando si parla, viene menzionato, viene citato una cosa che ha detto Gesù. It quotes Jesus as saying, "It is more blessed to give than receive." Viene detto che Gesù disse c'è più gioia nel dare che nel ricevere. I believe this woman models what that looks like. Penso che questa donna, Anna, abbia rappresentato cosa significa veramente questa frase. She is in the temple night and day serving sacrificially. Lei serve notte e giorno nel Tempio in modo sacrificando se stessa. This is more than human love. Questo è più di un amore semplicemente umano. She is not just giving up her life for her immediate family. Non sta solo dando la sua vita, sacrificando la propria vita per la sua famiglia nell'immediato, Her immediate family, people who might take care of her in her old age. persone che poi quando sarebbe diventata più grande si sarebbero preso cura di lei. She's giving up her life for people outside of her immediate family. No, lei sta sacrificando, sta dando la propria vita per persone che sono al di fuori del proprio nucleo familiare. One of the most Christ-like things we can do Una delle cose più simili a Cristo che noi possiamo fare is to give the gift of yourself to others è quello di dare il dono di se stessi agli altri who do not have others to give to them. che non hanno chi possa darlo a loro. This is what Jesus did. Questo è quello che fece Gesù. Jesus, the ultimate one who was single. Gesù fu anche l'esempio principale del fatto che fu singolo. Another aspect of this commitment to build community for others Un altro aspetto di questo impegno a costruire comunità per gli altri, she's a lifetime learner. lei è una persona che ha appreso tutta la propria vita, ha costantemente appreso. This gives me hope. I'm almost 60. Questo mi dà speranza perché io ho quasi 60 anni. I want the best to be yet to come. Voglio che il meglio debba ancora venire. For this woman, that was the case. Per questa donna era proprio così. At age 84, she is listening to God in prayer. Infatti lei ha 84 anni e sta ascoltando Dio in preghiera. She wants to grow in her relationship with God and people. Anna vuole crescere nel suo rapporto con Dio e con le altre persone. People who listen to God in prayer, Persone che ascoltano Dio in preghiera they deal quickly and humbly with their sin. affrontano il proprio peccato in maniera rapida e in maniera umile. Because a prophet knows that must happen. Perché un profeta sa che questa cosa deve succedere. To love God and others from a rich, full heart. Bisogna amare Dio e gli altri con un cuore pieno, un cuore ricco. What this woman did was she moved from involuntary loss to voluntary sacrifice. Quello che fece Anna fu che si spostò da una perdita involontaria ad un sacrificio che invece fu volontario. Over the course of a lifetime, everyone suffers some involuntary loss. Nel corso della vita ognuno di noi
soffre per una perdita involontaria. It's the impact players for the kingdom of God E sono l'aspetto e il fatto che è qualcosa che non si può escludere nel regno di Dio, who decide to move from involuntary loss to voluntary sacrifice. ma coloro che sono i giocatori di impatto nel regno di Dio sanno spostarsi dalla perdita involontaria al sacrificio volontario. She makes countercultural, purposeful choices Per esempio Anna fa delle scelte con uno scopo che sono controculturali, to do without a husband, ad esempio di andare senza un marito, di vivere senza un marito, to do without children. di vivere senza figli. And this is not a self-righteous or self-hating woman. Non è una persona che si pensa di essere qualche cosa, insomma, che ha una falsa umiltà o che pure si disprezza, This beautiful woman is not self-focused. ma semplicemente questa donna non è concentrata su se stessa, She is focused on a desire for what is better, è concentrata su un desiderio per ciò che è meglio, listening to and loving God. ascoltare ed amare Dio. And lastly, to build community for others. E alla fine quello di costruire comunità per gli altri. She speaks openly and confidently about the Savior. Lei parla in maniera aperta, in maniera sicura riguardo al Salvatore. She is celebrating God's salvation for her and for the world. Lei sta celebrando la salvezza di Dio per lei e per il mondo. Coming back to the idea of core commitments of our culture versus this woman, Se torniamo invece al confronto tra gli impegni fondamentali della nostra cultura in contrapposizione agli impegni di questa donna, there's an ironic outcome in her life. c'è un risultato ironico nella sua vita. The very thing the culture values, self-actualization and fulfillment, Le cose che la cultura valuta importanti, quindi ho detto l'autorealizzazione, l'autorealizzazione, sì. this woman gains self-actualization through self-sacrifice. Questa donna ottiene la propria autorealizzazione attraverso il sacrificio di se stessa, sacrificando se stessa. I think she's very beautiful. È un bellissimo esempio. I very much look forward to meeting her. Io non vedo l'ora di incontrarla. I think she's going to be very rich forever in eternity. Io sono sicuro che lei sarà ricchissima per sempre nell'eternità. I won't be surprised if she's running the solar system. Io non mi stupisco se lei gestisca il sistema solare. If she is, I'm going to ask her to go easy on me. Se lo fa chiedo di trattarmi in modo gentile, Because I preached about her beautiful life in Italy. perché io ho predicato della sua bella vita quando ero in Italia. Let's move on to two other passages briefly that I'd like to touch on. Ci spostiamo su due altri passaggi che vorrei menzionare. These passages are in 1 Corinthians 7, Questi passaggi sono in 1 Corinzi 7 and I'm going to read them, and then he's going to read them in Italian. io li leggo in inglese, cioè lui legge in inglese e io li leggerò in italiano. These are a little bit dangerous passages. Sono passaggi un po' pericolosi. So before you throw tomatoes at me, Prima che mi tirate dei pomodori, let's talk about them. parliamo un attimino di questi versetti. What are they really getting at? Cosa si parla veramente? Cosa si cerca di dire? I think there is rich blessing for us here, Penso che ci sia grandi benedizioni, buone benedizioni in questi versetti, but they are dangerous. ma io penso che siano anche pericolosi. 1 Corinthians chapter 7, verses 27 through 31. If you have a wife, do not end the marriage. If you do not have a wife, do not get married. But if you do get married, it is not a sin. If a young woman gets married, it is not a sin. However, I am trying to spare you the extra problems that come with marriage. Now let me say this, dear brothers and sisters,
the time that remains is very short. So, husbands should not let marriage be their major concern. Happiness or sadness or wealth should not keep anyone from doing God's work. Those in frequent contact with the things of the world should make good use of them without becoming attached to them. For this world and all it contains will pass away. In Corinzi 7, 27, 31, sei legato a una moglie, non cercare di sciogliertene, non sei legato a una moglie, non cercare moglie. Se però prendi moglie non pecchi, e se una vergine si sposa non pecca. Ma tali persone avranno tribolazioni nella carne, io vorrei risparmiarvela. Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, d'ora in poi anche quelli che hanno moglie sia come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non usassero, perché la figura di questo mondo passa. So what is this passage? Next slide, please. This sort of shows us. Questo passaggio. Alla prossima immagine abbiamo un esempio, Hot potato. una patata bollente. You have to handle a hot potato carefully. Dovete fare attenzione a come maneggiate una patata bollente. So I will handle it carefully. Cercherò di maneggiarla con attenzione. I think we tend to read too much into this passage. Penso che cerchiamo di leggere troppe cose all'interno di questo passaggio, Rather than letting it speak for itself somewhat simply, invece di lasciarlo parlare per quello che dice semplicemente. I think it actually offers us a revolutionary view of marriage and Io singleness. penso che ci offra una visione rivoluzionaria del matrimonio e dell'essere singoli. He says, are you married? Dice, sei sposato? Great! Bene. Don't be too quick to end your marriage when it gets difficult. Cioè, non affrettarti a terminare il tuo matrimonio quando le cose diventano difficili. The big story of the Bible is that even a good marriage is difficult. La Bibbia ci insegna che anche un buon matrimonio è difficile. So he's saying, if you're married, great. Quindi, siete sposati? Bene. That's a great way to be. È ottimo è buono essere sposato. Great way to serve God. È un buon modo di servire Dio. And when it gets difficult, E quando è difficile, don't imitate your culture and walk away quickly. non imitare la tua cultura e non andartene in modo rapido. He's saying, are you single? Se sei single, Great. va bene, ottimo. That's a great way to be. E va bene essere single. That is a great way to serve God. È un ottimo modo di servire Dio. And don't be too quick to get married. E non affrettarti a voler sposare. Don't become consumed with the idea that you need a spouse. Non essere consumato dall'idea che hai bisogno di una moglie, di un marito. And then he says, the time is short. Dice, il tempo è breve. He's referring to the fact that we live in the overlap of the ages. Si sta riferendo al fatto che siamo alla fine dei tempi The age of the Holy Spirit has come, e c'è un sovrapposto di due ere, quella dello Spirito Santo che è venuto, and the age of sin and death remain. mentre rimane ancora l'era del peccato e della morte che rimane ancora, Until the second coming of Jesus. finché ritornerà Gesù per la seconda venuta. When Jesus returns, he will do away with all sin and death. Quando Gesù ritornerà si sbarazzerà del peccato e della morte, He will do away with all pain and suffering si farà scomparire il dolore e la sofferenza, without doing away with all of us, senza sbarazzarsi di noi, senza distruggersi completamente, because he redeemed us. perché ci ha redento. And this is our ultimate hope. E questa è la nostra speranza più grande. Why can he say, if you have a difficult marriage, don't get rid of it quickly? Perché non dice, se avete una difficoltà al matrimonio, sbarazzatevene rapidamente? Why can he say, if you're single, you don't have to be married to be fulfilled?
Perché dice, se siete single non è necessario che vi sposiate perché siate completi, because Jesus is your ultimate hope. perché Gesù è la vostra speranza più grande. It is the arms of God forever that we live for. Noi viviamo per essere abbracciati da Dio per sempre. What else does he say? Cos'altro dice questo passaggio? He says, I want to spare you Dice, voglio risparmiarvi the trouble that comes with marriage. le difficoltà che vengono dal fatto di essere sposati. What's he talking about? Di cosa sta parlando? Life gets more complicated when you get married. La vita diventa più difficile, più complicata quando ci si sposa. My wife and I have been married 34 years. Mia moglie ed io siamo sposati da 34 anni. We have 5 children. Abbiamo 5 figli. These things have complicated my life. Queste cose hanno reso la mia vita più complicata. Or shall I say, I have complicated her O life. forse io ho complicato la vita di mia moglie. I like to think of it this way. Faccio pensare in questo modo. Marriage is God's sandpaper to shape me to become more like Jesus. Diciamo così, lui paragona il matrimonio alla carta vetro che ci modella, quindi fa anche male, per essere più come Gesù. And singleness is God's sandpaper to shape me to become more like Allo Jesus. stesso tempo il fatto di essere single è la carta vetro che Dio usa per modellarci a essere più come Gesù. What's he really saying in this passage? Quindi cosa sta dicendo veramente in questo passaggio? Another way of saying it. Un altro modo di dirlo: You can have a great life and never get married and never have sex. potete avere una vita fantastica anche se non vi sposerete mai, non avrete mai sesso, non farete mai sesso. When you realize your ultimate purpose is God, Quando ti renderai conto che il tuo ultimo scopo è Dio, things in this world you can take or leave. le cose di questo mondo potete prendere, potete lasciarle. And I would say this gently but boldly. Io dirò questo in modo gentile, ma anche in modo sicuro e forte. The best sex within the healthiest marriage on earth Il migliore sesso che si possa succedere tra la coppia più sana del mondo is a faint foretaste of the union we will have with Jesus. è un debolissimo assaggio dell'unione che avremo con Cristo, At the marriage supper of the Lamb. quando ci sarà la cena del matrimonio dell'agnello, il banchetto di matrimonio dell'agnello. As long as we looked at one hot potato, let's look at one more. Abbiamo già guardato una patata bollente, vediamone un'altra. 1 Corinthians chapter 7. Sempre primo Corinzi 7. And what we just looked at was a revolutionary view of marriage and Abbiamo visto era singleness. appunto la visione rivoluzionaria del matrimonio per chi è sposato e per chi è single. So let's look now at 1 Corinthians chapter 7 verses 3 through 7. Invece adesso guardiamo primo Corinzi 7 da 3 fino a 7. The husband should not deprive his wife of sexual intimacy, which is her right as a married woman, nor should the wife deprive her husband. The wife gives authority over her body to her husband, and the husband also gives authority over his body to his wife. So do not deprive each other of sexual relations. The only exception to this rule would be the agreement of both husband and wife to refrain from sexual intimacy for the limited time, so they can give themselves to more completely prayer. Afterward, they should come together again, so that Satan won't be able to tempt them because of their lack of self-control. This is only my suggestion. It is not meant to be an absolute rule. I wish everyone could get along without marrying just as I do. But we are not all the same. God gives some the gift of marriage. To others, He gives the gift of singleness. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie.
Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Ma questo lo dico per concessione, non per comando. Io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. This is another hot potato. Questa è un'altra patata bollente. I would summarize it this way. Lo voglio riassumere in questo modo. It is a revolutionary view of sexuality and celibacy. È di nuovo un modo una visione rivoluzionaria della sessualità e del celibato. It starts with the idea that husbands and wives' bodies belong to each other. L'idea iniziale è quella che i corpi del marito e della moglie appartengono gli uni agli altri. What is he getting at? Cosa sta cercando di dire? Physical union is a mechanism not for serving self. L'unione fisica non è un meccanismo per un autocompiacimento, per servire a se stessi, It is a mechanism for serving a spouse ma è un meccanismo che serve per servire la propria sposa, il proprio sposo, within a context of exclusive, permanent, whole life commitment. nei limiti di un impegno che è esclusivo ed è per tutta la vita. The implication of this? Qual è l'implicazione di questa cosa? Your sexual capacity is not for you. La tua capacità sessuale non è per te. Is this not radical? Non è così? God created sex not so you could get pleasure, Dio non ha creato il sesso affinché tu possa avere piacere, primarily, come prima cosa, but so that you could give pleasure. ma come prima cosa il motivo per cui Dio ha creato il sesso è perché tu possa dare piacere. People who have known the height of sexual union in marriage know this. Le persone che hanno sperimentato la bellezza dell'unione sessuale nel matrimonio sanno questa cosa. The greatest, most joyful fulfillment comes from giving, not receiving. Che la più grande gioia, il più grande senso di compimento, di adempimento non viene dal ricevere ma dal dare. It's exactly what we saw in the life of Anna. È la stessa cosa che abbiamo visto nella vita di Anna. Sexual capacity is not there for you to take, but to give. La sessualità non è perché la possiamo prendere, possiamo approfittare di essa, ma perché possiamo dare. Embracing this truth frees us from obsession. Quando abbracciamo questa verità siamo liberati dall'ossessione. And lastly, this passage gets at the idea each has his own gift. E questo passaggio poi porta all'idea che ognuno ha il proprio dono specifico. In context, both married and celibate single living have their benefits. Nel contesto sia la vita da single che la vita da sposato ha i propri benefici. And both should be considered gifts. E dovrebbero entrambi essere considerati doni. Paul is happy that God gave him the gift of being content while remaining unmarried. Paolo è contento del fatto che Dio gli ha dato questo dono di essere contento nonostante la sua condizione di non sposato. Because it permits focused devotion to the Lord's work. Perché può essere più dedicato, più focalizzato sull'opera di Dio. But don't assume that the only path Ma non pensate che la sola strada to lifelong service to God per il servizio a Dio is the one you are on, sia quella su cui siete voi adesso, or the one you are not. o su quella su cui non siete. Our application this morning is communion. L'applicazione che abbiamo questa mattina è la comunione. And do we pass the elements as I... No, usually stand up and Okay. yeah. And
What I would like to offer for meditation Quello che vorrei condividere per meditare, communion is a way to look back and to look forward. comunione è un'opportunità per guardare indietro e guardare avanti. It is a look back in grateful appreciation. È un modo di guardare indietro con un apprezzamento pieno di gratitudine For Jesus' magnificent sacrifice to pay for our sin. per il magnifico sacrificio di Gesù per pagare per i nostri peccati. It is appreciation for God's glorious gospel love E l'apprezzamento nei confronti del glorioso amore di Dio nel Vangelo for us, per noi, the ungrateful, the unworthy, che the siamo malicious. gli ingrati, gli indegni, i malvagi. And it is a look forward. E la comunione ci permette di guardare avanti At the marriage supper of the Lamb, al banchetto nuziale dell'agnello. the end of the gospel is a wedding. La fine del Vangelo è un matrimonio, The ultimate intimate union of human beings with God, their Creator. l'unione finale degli esseri umani con Dio, il proprio creatore. Only possible because of the sacrifice of Jesus. Questo è solo possibile tramite il sacrificio di Gesù. Our marriage to God is coming. Il nostro matrimonio con Dio sta per arrivare. It will not be a step down. Non sarà una delusione. We will not look back on marriage in this life, Non guarderemo indietro al matrimonio in questa vita and say, I wish I had that back. pensando, oh, mi piacerebbe avere di nuovo quel matrimonio. No, Let's worship Him. adoriamo il Signore. Se volete pregare nel vostro cuore ad alta voce, prima di avvicinarci al pane e il vino, e poi quando siete pronti potete alzarvi e prendere il pane e il vino che sono sul tavolo. Io ti ringrazio Gesù perché sei diventato una luce per me, una strada da percorrere, Signore. Signore, tutto Padre, grazie per le verità che ci hai ricordato questa mattina. Signore, aiutaci veramente a non ascoltare le bugie della cultura in cui viviamo, Signore, quello che ci viene detto, quello che ci viene indicato come giusto, ma ci sottomettiamo le nostre menti alla tua parola, e anche in questo momento celebriamo, Signore, guardando indietro al tuo sacrificio, guardando avanti il fatto che veramente saremo a celebrare con te la gioia più grande. Ti ringraziamo perché non lo meritiamo, ma allo stesso tempo siamo gioiosi perché ci siamo dentro semplicemente per fede in Cristo. Signore, grazie per il modo come tu hai dato tutto per noi, per salvarci, Signore. Hai lasciato il paradiso, hai lasciato tutto quello che hai avuto in paradiso per venire qui, per sacrificarti sulla croce per noi, per un pagamento per i nostri peccati. E Signore, sicuramente non meritiamo questo dono, ma grazie perché ci hai dato tramite la grazia che abbiamo in Gesù Cristo. Grazie per la salvezza, il perdono, la bellezza del Vangelo. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Sì, papà, anch'io ti voglio ringraziare per questo sacrificio enorme, Signore, che tu hai fatto una volta e per sempre, Signore. Grazie, tu hai compiuto ogni cosa, Signore. E solo grazie a te che noi siamo qui e possiamo essere il tuo banchetto iniziale, Signore, quando ritornerai, Signore. Amen. Amen.